Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Vietnam e prepariamo uno dei piatti dello street food più famosi di questo paese, anzi del nord di questo paese, visto che la ricetta di oggi ha origine ad Hanoi. Sto parlando del bun cha, ovvero degli spaghetti di riso con carne di maiale grigliata e un sacco di verdure. Ovviamente il tutto irrorato da una speciale salsa agrodolce. Gli ingredienti sono quelli tipici della cucina vietnamita, non sono tantissimi, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 2-3 persone avremo bisogno di 250 g di carne di maiale macinata, meglio se di collo o di spalla, 200 g di pancetta cruda, 100 g di vermicelli di riso cotti, un po' di menta, un po' di coriandolo, qualche foglia di lattuga, una carota tagliata a julienne, qualche pomodorino ciliegia, un cipollotto e un cucchiaio di olio di semi. Per la marinata avremo bisogno di 30 ml di salsa di pesce, 2 scalogni tritati, 3 spicchi d'aglio tritati, uno stelo di lemongrass tritato, mezzo cucchiaino di salsa di soia scura, 2 cucchiai di zucchero e un cucchiaino di pepe macinato. Per i pickles di verdura ci serviranno 60 ml di aceto di riso o di mela, 60 g di zucchero, un cucchiaino di sale fino, un pezzetto di carota e un pezzetto di cavolo rapa. Per la salsa infine ci serviranno 60 ml di salsa di pesce, 2 cucchiai di aceto di riso o di mela, 80 g di zucchero di canna, un cucchiaio di succo di lime, 3 peperoncini piccanti tritati, 3 spicchi d'aglio tritati e 120 ml d'acqua. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 5 fasi: la marinatura della carne, la preparazione dei pickles, la preparazione della salsa, la cottura della carne e infine l'impiattamento. Prepariamo la marinata. Facciamo fondere lo zucchero in un pentolino con un goccio di acqua. Una volta il caramello imbiondito, aggiungiamo la salsa di pesce, la salsa di soia scura, lo scalogno, il lemongrass, l'aglio e il pepe nero. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo raffreddare. Prepariamo la pancetta, tagliamo ed eliminiamo la cotenna e tagliamo a fettine sottili. Aggiungiamo quindi metà della nostra marinata sulle fettine di pancetta e mescoliamo bene. Fatto questo, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per almeno 2 ore. Aggiungiamo l'altra metà della marinata alla carne macinata e mescoliamo bene con le mani. Una volta che la nostra carne sarà diventata ben pastosa, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per almeno 2 ore. Prepariamo ora i pickles di verdure. Aggiungiamo aceto, zucchero, sale e mescoliamo bene il tutto. Con l'utilizzo della parte esterna del pelapatate pratichiamo delle incisioni sulla carota, in modo da ottenere una specie di fiore. Tagliamo quindi a fettine. Una volta fatto questo, mettiamo le carote nella marinata. Tagliamo in 2 il pezzettino di cavolo rapa e quindi a fettine sottili. Fatto questo, aggiungiamolo alle carote nella marinata. Mescoliamo le verdure e lasciamole riposare per un'ora. Prepariamo ora la salsa. Aggiungiamo l'acqua in un pentolino. Uniamo lo zucchero, la salsa di pesce, l'aceto e portiamo il tutto ad ebollizione. Fatto questo, aggiungiamo l'aglio e il peperoncino. Mescoliamo bene il tutto e una volta ripreso il bollore, togliamo dal fuoco, aggiungiamo il succo di lime e mescoliamo bene. Lasciamo quindi intiepidire fino al momento del servizio. Prepariamo le polpette di carne. Ungiamoci bene le mani con dell'olio. Prendiamo una porzione di carne di circa 25-30 grammi e lavoriamola bene formando delle palline. Schiacciamole un poco nel palmo della mano e riserviamole a parte. Una volta formate tutte le polpette, copriamole con una pellicola alimentare e lasciamole riposare in frigo per circa 20 minuti. Cominciamo a grigliare la carne. Versiamo un cucchiaio d'olio nella griglia e con l'ausilio di un pennello distribuiamolo bene su tutta la superficie. Una volta la nostra griglia calda, cominciamo ad aggiungere le polpette e i pezzettini di pancetta. Dopo circa 2 minuti ruotiamo le polpette di circa 90 gradi in modo da formare la griglia e giriamo anche la pancetta.
Dopo altri 2 minuti giriamo tutte le nostre polpette. E dopo altri 3-4 minuti, quando tutta la carne sarà ben cotta, togliamola dal grill e prepariamoci per l'impiattamento. E siamo arrivati come al solito al momento dell'impiattamento. Cominciamo con l'aggiungere sulla nostra tazza le foglie di lattuga. Aggiungiamo quindi i vermicelli di riso, le carote a julienne, qualche pomodorino ciliegia tagliato in 2, le polpette grigliate, la pancetta grigliata, un po' di cipollotto affettato, qualche pezzettino di pickles di verdure, le foglioline di menta, le foglioline di coriandolo e per finire irroriamo tutto con la nostra salsa. E il nostro buncià è pronto per la degustazione. Hanno mien! Buon appetito! Ed ecco fatto anche il buncia cotto e mangiato. Come avete visto in questa ricetta ci sono un sacco di cose da fare, però sono tutte veramente semplici e una volta trovati tutti gli ingredienti non avrete nessuna difficoltà a portare a termine questa ricetta. Oltretutto la carne marinata in questo modo è perfetta per qualsiasi grigliata, quindi provatela e sarete sicuramente molto soddisfatti. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumetto Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e azionate la campanellina e la prossima settimana sono sempre qui con una nuova ricetta. Ciao a tutti!